allora, parlando del terzo film, sempre per la regia di Sergio Corbucci, Chi trova un amico trova un tesoro, eh, io ricordo benissimo che in quell'occasione partì, credo, con 2 settimane di ritardo rispetto al resto della troupe, perché il mio personaggio, infatti, subentra, mi pare, alla fine del primo tempo. E lì, anch'io quando partii, tra l'altro, non mi avevano dato la sceneggiatura. Quando arrivai in America mi dettero la sceneggiatura e capii che non era il classico figura stuntman come avevo fatto già in Pari e Dispari o nel Poliziotto Super Più, dove pur avendo delle battute, però avevo capito che era un personaggio un pochino più sostanzioso. E in sede di lavorazione ricordo benissimo che Sergio Corbucci alcune cose le adattò, le cambiò, per cui venne fuori un personaggio, devo dire, molto grazioso, tanto più che poi ci ho avuto anche una piccola discussione con il produttore, perché ho detto tu mi hai un po' incastrato facendomi credere che era una cosa generica, che era un po' così uniforme alle altre occasioni, agli altri lavori. Invece questo è un personaggio ben preciso e ne è venuto fuori un personaggio molto carino, perché anch'io poi ci ho messo di mio là, perché anzi era lo stesso Sergio Corbucci che mi spingeva, perché su alcune cose mi sentivo un po' ridicolo, diceva no, non ti preoccupare, che dai, che la gente vuole queste cose, dai, sciogliti, vai tranquillo. Infatti alcune cose l'ho un po' sofferte, e alcune cose mi sono anche trattenuto di farle con un po' di pentimento, devo dire, a distanza di anni, perché sentivo che era un personaggio ridicolo in quel momento, però chissà, dico, funziona o non funziona. Avevo paura di cadere nel grottesco, insomma, invece poi so che è stato un personaggio che è andato, che tuttora la gente ricorda con piacere, sì. Anulu, Anulu. Ma tu chi sei? Annullo de mamma. Ah, anche noi abbiamo una No, mamma. annullo figlio de mamma. Mamma, regina de Isola. Pongo, pongo. Chi trova un amico trova un tesoro. Sergio Corbucci, grande regista. Io ho avuto il piacere di lavorare più di un film ed era un grande compagnone, un amico. Era più il divertimento che il lavoro. Veramente. Era un grande vivere, mangione, andava d'accordo con me in questo. E non sembrava di lavorare, ma di fare un weekend. Parlava molto bene l'americano, cosa difficile per me che parlo bene il romano. E lui aveva un gran dono, sapeva trattare gli attori, le donne, le attrici in un modo particolare. E questo fa sì che si svolge tutto con grande tranquillità. Ripeto, non sembrava di lavorare. Parlare di Sergio Corbucci come regista è un ricordo piacevolissimo, perché devo dire che forse oggi non sarebbe possibile lavorare un po' come lavorava lui, perché devo dire, lui il lavoro lo prendeva veramente, si divertiva quando veniva sul set. Lui non veniva estremamente preparato su quello che doveva fare lo stesso giorno. Lui veniva con calma, si guardava al set e mentre domandava la sera precedente dove avevamo mangiato, cosa avevamo mangiato, lui si guardava attorno e decideva con un po' di ritardo, devo dire, l'inizio della lavorazione, anche se poi una volta che partiva era un volano dinamico, proprio partiva e finiva la giornata in perfetto programmazione, diciamo, in piano di lavorazione. Però non c'era questo assillare quando arrivava sul set di pressare gli attori e la troupe stessa. Era piacevolissimo lavorare con lui. Corbucci, io lo ripeto, è un grande. Il mattino si iniziava un po' tardi, c'aveva la sveglia un po' comoda, però nel giro di poche ore si faceva il lavoro della giornata. Era un grande assemblatore. Ma come, signorina? Lei non conosce lo slogan? Solo Puffin ti darà forza e grinta a volontà. Per non parlare dei $200.000 di premio che vincerà se la prova dovesse riuscire. Ripeto, solo Puffin ti darà forza e grinta a volontà. Il produttore, Salvatore Alabiso, grande produttore, che non si conosce,
che fa tutto sottotono. E lui abita a Miami, allora conosce molto bene l'uomo giusto per fare certe cose, lo so, lui ce l'aveva. E allora a Miami si è fatto tutto. Avevamo i permessi per girare dove si voleva. Questo grazie a questo Salvatore Alabisa. E lì a Miami poi si presta, è uno dei posti più fotogenici del mondo, ci hanno fatto tantissimi film, è un posto fantastico, ci sono i ponti che si aprono, c'è il mare che entra nella città, ci sono i grattacieli, da una parte sembra New York, da un'altra parte sembra Santo Domingo o Porto Rico, non lo so, c'è tutto e per me è un coacervo di tante culture, soprattutto quella sudamericana e quella americana, un posto fantastico, 2 ore e mezza da New York. Per capire bene, infatti tanta gente mi domandava ma dove avete girato quel film meraviglioso, in quale posto esotico? Dico non era esotico ma era Miami, tra l'altro era proprio il villaggio costruito, era in un'area dove c'era un vecchio zoo che veniva appunto in quel periodo, era già stato abbandonato, c'erano ancora degli animali mi ricordo. Ma il posto già dà in sé il tipo di fotografia. Non bisogna, tutti esterni, c'è poco da fare dell'esterno. Invece entrando in un interno c'è la fotografia da mettere. In esterno è l'operatore che si deve adattare alla luce. Una ricerca dico la verità, vera e propria non c'è stata mai in esterno. Sì, si curava quello che era mettere della diffusa, ma una ricerca vera e propria no. Allora, parlando degli attori che erano su Chi trova un amico trova un tesoro, io ricordo in particolare che la mia mamma, la nera che era la mia madre, era un nome, un grossissimo nome in Giamaica come cantante. Era una star giamaicana come cantante. Mentre il giapponese, che si chiama, mi aiuta? John Fujioka, il giapponese che faceva mio padre, è un attore che io ho rivisto in televisione più volte, che vive in California. Questo è ordine segreto lasciato a me da mio colonnello, da aprire solo a evacuazione di Fortino. Quindi io adesso aperto. E che c'è scritto? Scritto che quei dollari non valere proprio niente. Bud Spencer lo conoscevamo da prima che facesse l'attore, anzi siccome eravamo amici del suocero, come si chiama, D'Amato, Peppino Amato, mi ricordo che Peppino Amato era disperato quando Maria sposò Bud Spencer perché diceva senza una lira, un tipo così, e invece è diventato uno degli attori più remunerati del cinema mondiale e lo merita tutto perché Bud Spencer è un altro di quelle persone straordinarie che io amo moltissimo. Amo molto il suo spirito d'avventura, lui è veramente come il ruolo che fa è così, il gigante buono, che ama l'avventura, è perfetto per i film che ha fatto. Che poi da giovane era tutto diverso, era un bel ragazzo, sapete tutto. Terence Hill invece è una specie di prete, spretato, sì, una persona dolcissima, buonissima, molto, credo, mi pare di ricordare, molto legato alle cose spirituali, perché parlavamo spesso di queste cose qui. Poi ha cambiato la sua vita, vabbè, insomma, ha avuto tante disavventure, ma Bud e Sergio stavano sempre nella roulotte di Bud a mangiare, Carlo, poi io lo chiamo Carlo, vabbè, perché lui si portava la roulotte appresso, Carlo Pedersoli, perché non poteva rinunciare alla pasta, eccetera, è un cuoco. Mio marito era golosissimo, si sentivano questi odori dalla roulotte, e poi Carlo si affacciava, Sergio, si chiudevano dentro, io non volevo perché erano tutti e due grassissimi, neanche Maria, la moglie di Carlo, noi avevamo questi problemi qua. Comunque lavorare con loro era piacevolissimo, sono due, soprattutto, insomma io Carlo lo amo di più per carattere, perché lo conosco da tanto tempo, ma anche Terence Hill è una persona straordinaria. Parlare di Bud Spencer, vedo di Carlo Pedersoli, perché io innanzitutto lo ammiro perché è stato un grosso sportivo. E partendo di là, che non posso dimenticarlo, insomma questo io lo rispetto tantissimo, come persona
normale. Poi come attore e in particolare sul set è una persona, niente da dire, una persona molto amabile, molto alla mano. Diciamo di Terence Hill, direi una persona molto più semplice, forse ancora più semplice di Bud Spencer, perché lui, se dovessi fare una valutazione professionale, potrei dire che Terence Hill è molto più professionale, nel senso che lui ci ha tenuto tantissimo a girare questi film in inglese, in presa diretta, perché lui ambiva ad avere un mercato internazionale, per cui veniva sul set preparatissimo con la sua segretaria, nonché professoressa di lingua inglese, anche se poi noi, quando recitavamo noi in inglese, il nostro inglese non era così perfetto, però purtroppo insomma era questo, anche da parte del produttore, l'ambizione di avere dei film che potessero essere internazionali. È un grande onore per me essere il primo a congratularmi con voi. Avete dimostrato una grossa dose di coraggio e quello che conta è soprattutto una onestà veramente cristallina. I miei complimenti. Grazie, Maggiore. Ma qualunque buon cittadino americano avrebbe fatto lo stesso, no? È solo un mucchio di carta straccia. Ovvero, parlando delle scene d'azione inerenti a questi film che Bud Spencer e Terence Hill hanno fatto e che hanno portato il loro grosso successo, era proprio determinato da questo. Devo dire che chiaramente Terence anche fisicamente era molto più agile, insomma, molto più agile. Bud Spencer era sorprendente in quanto con la sua mole, anche quando era ai primi film, che era chiaramente più magro di quanto non lo è attualmente, però devo dire che era impressionante la sua memoria nel ricordarsi i colpi. Lui gli bastava fare una prova, a volte neanche faceva la prova, vedeva magari qualcuno che provava per lui, si alzava e devo dire veniva e faceva quello che abbiamo visto che fa nei film, insomma. Con la differenza che mentre i suoi colpi, dato il personaggio, erano più pesanti e qualche volta, non dico che arrivavano, ma bisognava andare via a tempo precisi, perché sennò rischiavi di sentire il colpo, insomma, specie non so, i frontini in testa, quei colpi che lui ti dava in testa oppure a capo e collo, perché lui tante volte insomma ti arrivava proprio all'altezza del collo, dovevi andare via a tempo, perché se sbagliavi una frazione di secondo rischiavi di prendere il colpo. Mentre Terence diciamo, più dinamico, più professionale, il colpo magari passava vicino e dovevi sempre accusarlo con un effetto speciale, perché in effetti poi questo grosso vantaggio che hanno preso loro era determinato da noi, perché con uno schiaffo noi andavamo di là del bancone del bar o sfondavamo una porta. Terence e Bud l'ho visti sempre affiatati, non ho mai visto quel minimo di gelosie, lui è di più davanti alla macchina presa, io di meno, cose che molto spesso tra gli attori succede, insomma bisogna usare il bilancino proprio in alcuni casi. Che io non l'ho considerato mai un lavoro, adesso Bestemmio chi mi sente dirà che dici, perché il grande piacere di fare del cinema per me era sempre un piacere. Infatti ogni film che si inizia per me era un'emozione, ma veramente sentita, perché non c'era un lavoro a fatica, l'impossibilità di fare certe cose. È stato sempre, ok, io sia forse bravo, ma più di questo era proprio il grande amore per il cinema. Ricordo che mamma che andavo a piangere che mi avevano rotto la spada, quella era un'idea mia. La spada di legno, questa è un'idea mia, no? Di mettermi la spaduzza, no? E andavo a piangere da mamma che mi aveva detto mamma, c'è spaduzza rotta, mamma, cose di questo genere.